Heroes, il programma di accelerazione per start-up, ideato da Fabio Cannavale con il sostegno di Intesa San Paolo, entra nel vivo. Oggi si inizia a lavorare. 12 start-up avranno a disposizione consigli esclusivi di imprese ed esperti del settore per crescere molto velocemente. Benvenuti in Google! Le start-up sono divise in 4 categorie. Lifestyle, con Fit Prime, Drex Code, We Care, Consumer Product, con HomePal, Washout, Goodbye Auto, Business Innovation, con 3B, Oval Money, Sleep and Go, Sharing and Social, con Marshmallow Games, Start to Impact, B&B Sitter. Be Heroes deciderà chi sarà a meritare un investimento da 800.000 euro. Per questo ogni passaggio richiede impegno. Ti daranno quello che vuoi, ma non ti daranno mai il cuore. Entusiasmo. Ragazzi, stiamo facendo una figata, E soprattutto risultati tangibili. Andiamo a vedere chi ce l'ha fatta e chi no. Be Heroes. Nuovi eroi per nuove imprese. Per le start-up è arrivato il momento di confrontarsi con i super coach di Be Heroes. Giovani eccellenze dell'imprenditoria italiana. I super coach sono persone, secondo me, di estremo successo, di estremo valore umano, che hanno avuto una strada di successo in maniera molto diversa. E questo è anche bello perché ci sono delle competenze complementari. Davide Dattoli, 27 anni, 23 co-working campus in Europa. Ugo Parodi Giusino ha rivoluzionato il mondo della video strategy. Luca Ferrari, le app della sua azienda contano decine di milioni di download. Gianluca Comandini, guru dei social media e del web marketing. Complimenti, perché credo che questa sia la categoria più forte di tutte. La selezione è stata brutale, centinaia di start-up, tutte agguerrite, sono orgoglioso. Dalle 8 siamo passati a voi 3, è una grande responsabilità ciò che avete di fronte. Il fatto che siete passati e siete passati con me mi rende felice, perché io voglio vincere. Anche noi. Adesso inizia la parte più complessa, il percorso di accelerazione. Quindi nei prossimi mesi voi avrete a disposizione persone che si sono contraddistinti negli ultimi anni nella scena delle start-up. Quindi rubate il più possibile la loro esperienza, il loro know-how. Una domanda. Certo. Quando è che tu abbandoni un'idea? Quello che ho visto è che quando una cosa deve funzionare, funziona. Lo vedi. È quando non funziona che non lo vedi. Però proprio perché non lo stai vedendo non sta funzionando. Secondo me una dote importante dell'imprenditore è essere brutalmente onesto con se stesso. Se vedete che una cosa non funziona perché in qualche modo non viene percepita dal consumatore come cruciale in quel momento, o non avete ancora la credibilità per averla, focalizzatevi su quello che funziona meglio. Questo è il primo punto. La seconda cosa sono le persone. Dovete assicurarvi che la selezione del team sia fatta in modo maniacale, ossessivo, al massimo livello di qualità. Siete troppo fragili come startup, siete come una fogliolina appesa all'albero, non potete permettervi di avere dei pesi morti, quindi dovete avere il coraggio di lasciare andare le persone che non sono in grado di contribuire. Sicuramente potremmo avere grandissimi consigli da parte sua, noi in particolare sul tema delle persone, che lui sa gestire molto bene e ci saprà dare una grande mano. Prima che giudicare la startup vanno giudicate le persone dietro la startup. Quindi concentratevi molto sulle vostre personalità. Voi fate in modo che né la parte troppo buona, analitica di Gherardo, né la parte troppo cinica e focalizzata sugli obiettivi di Virginia possa superare l'altra. Voi invece siete entrambi opacati, potrebbe essere un valore aggiunto, ma potrebbe essere un contro, perché lo start-upper deve avere quel pizzico di squalo. Quello che ha detto ovviamente l'ha centrato, ora sta a noi far capire a lui i nostri punti di forza per fare in modo che lui possa innalzarli davanti agli altri, ma anche i nostri punti di debolezza per poterci aiutare a superarli. Forse la cosa più difficile nella nostra categoria è quella di entrare sul mercato, riuscire a coinvolgere dei clienti su un prodotto che di fatto non esiste. Quale pensate sia il vostro punto di forza e eventualmente su dove pensate di dover lavorare di più? Il nostro punto di forza è che il servizio risponde a un'esigenza reale della gente che transita in aeroporto. Il nostro punto debole è la lunghezza nelle trattative con gli enti aeroportuali, che possono portare a una crescita più lenta del previsto. Per noi il punto di forza e debolezza sono la stessa cosa, ed è il fatto che siamo molto tecnici. Quello che manca è un manager.
Ok. Non è assolutamente facile capire poi nel momento dell'investimento quei soldi che le persone stanno mettendo da parte grazie a Oval come li investiranno per il proprio futuro. Credo che la vera sfida oggi un po' di tutti voi sia quella del pensare davvero in grande. Basterà cercare di capire quali sono e quali possono essere i supporti che anche da questo programma di accelerazione potete riuscire a trovare. Credo che il tema su Fit Prime sia focalizzarsi su poche cose davvero importanti da misurare che ti permettono poi di scalare più velocemente. La vostra sfida è capire tra la parte umana del riuscire ad aiutare i privati ad avere le loro informazioni sanitarie, ma anche sulla parte animale capire quale delle due ha più impatto, ma quella anche che ha meno rischi dal punto di vista dell'implementazione. Davide Dattoli è bravissimo, già in pochi minuti ha dato quello che è il punto su cui secondo lui dobbiamo lavorare maggiormente in questi prossimi mesi. Sapete che una parte bella e brutta di questo sporco lavoro che dobbiamo fare da start-up è quella di cambiare un po' un sistema che di solito è fatto da grandi aziende dove uno lavora da dipendente. Fare una start-up vuol dire mettersi in gioco. Credo che ci siano tanti sacrifici anche nel gestire l'ordinarietà. Quando si è in pochi e sottodimensionati ci si trova a fare dal top management all'ultimo dei lavori. Un po' la differenza tra navigare su un transatlantico e su una barca a vela. Il vantaggio è che puoi decidere dove andare, il rischio è che se qualcuno non performa corre sempre molti più rischi, però sicuramente il senso di libertà c'è. A noi di Business Innovation abbiamo capito che alla fine fare sinergia vince. Abbiamo deciso che dovete scaricare Oval per mettere da parte i soldi, perché così potete acquistarvi un alveare da mettervi in giardino. E alla fine andate a dormire tranquilli con noi. Yeah! I super coach di categoria hanno dato le loro linee guida. Le start-up si preparano a mettersi in gioco sul loro primo obiettivo strategico, la scelta dei loro coach. Ogni start-up avrà a disposizione un imprenditore di alto profilo che lo aiuterà durante il percorso di accelerazione. Oggi si inizia a lavorare. Come ho sempre detto, fatica e impegno. Solo quelli che riescono a lavorare meglio ce la fanno. Il lavoro di oggi è quella della scelta dei coach. Noi mettiamo delle risorse come Biros a disposizione, ma poi è il singolo imprenditore che deve scegliere quello che gli serve. Quale coach, quali servizi. Ogni coach indicherà a turno la start-up con cui vorrebbe lavorare. Nella seconda fase saranno invece le start-up a decidere da che coach farsi seguire, a partire dalla più scelta. Sono Massimo Fubini, fondatore e amministratore di Contact Lab. Penso che mi dobbiate scegliere perché sono molto veloce e vi faccio perdere poco tempo. Prima scelta, Goodbye Auto. Ciao a tutti, io sono Marco Noseda, sono responsabile dello sviluppo strategico di Cariplo Factory. Conosco perfettamente le dinamiche di un percorso di accelerazione e so cosa vuol dire essere un coach. La mia scelta è B&B Sitter. Allora, io sono Dina Ravera. Nel 2001 insieme a Vincenzo Novari creiamo la Tre Italia. Mi hanno chiesto poi i cinesi di guidare la fusione con Wind. Sono qui perché io devo tutto a una persona, che è Marisa Belisario. Questa donna ha detto: tu non smettere, vai avanti e credici. Ecco, io oggi sono qui perché se riuscirò a dare un piccolo aiuto a qualcuno di voi, per me è una ragione di vita. Come sempre, dietro ai grandi titoli ci sono sempre delle grandi persone. Push out. La mia preferenza va a 3B. 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 Tutti si sono innamorati del prodotto, dell'idea del business, poi però dall'innamorarsi di un'idea a metterci dentro del proprio, investirci dei soldi, ne passa. Paolo Mariani, Intesa San Paolo, mi occupo di imprese da oltre 25 anni, scelgo Sleep and Go. Alessandro Petazzi, cofondatore e CEO di Musement. Abbiamo fatto tante cose, abbiamo fatto tanti errori e spero che condividerli con voi possa aiutarvi a farne di meno. Ho scelto HomePal. Ciao a tutti, Matteo Masserdotti, Sleep and Go. Allora, ringrazio intanto tutti i coach, quasi mi commuovo a sentire tutte queste persone che riescono a venire qua e a lavorare gratis per le start-up, sono veramente fiero di questa cosa. Quindi adesso passiamo alla fase di scelta. Il coach, è vero, avevano la possibilità di scegliere le start-up, ma poi era la start-up che decideva chi era il coach finale. 3B, siete i primi a scegliere. Sì, siamo stati la start-up più scelta. Dario Massimiliano, perché abbiamo la stessa visione. Andrea Colombo,
abbiamo terribilmente bisogno di essere più bravi a comunicare, farlo in maniera nuova e distinguerci. Per questo la nostra scelta va su Massimo. La mia scelta ricade su Dina Ravera. Il finanziamento bancario, quindi da parte di Intesa, cioè Paolo, potrebbe essere la strada giusta. Perfetto. La sfida successiva è quella dell'asta. Grandi aziende hanno messo a disposizione di B-Heroes pacchetti studiati per le start-up. Gli start-upper dovranno capire quali sono i più utili alla loro accelerazione e provare ad aggiudicarseli. Ognuno di voi ha 1500 bitcoin assegnati, diciamo una moneta virtuale che ci siamo inventati. Non tutte le start-up hanno bisogno delle stesse cose, perché alcune sono più avanzate in alcuni settori e altre nell'altro, quindi la start-up sceglie. Partiamo. Primo pacchetto, VDM offre un pacchetto di consulenza per creare un chatbot. Il chatbot mette tutte delle domande che l'utente potrebbe fare con delle risposte, in modo tale che quando l'utente fa quella domanda riceve subito la risposta. Un po' come se fosse un'intelligenza artificiale. 170, 180, 250, 310. Basta, stai, 310 giudicato. La strategia è stato da subito di far capire eravamo molto determinati. Agile testing, avrete a disposizione degli utenti con cui testare la vostra user experience e migliorarla e farla diventare fantastica. 40, 50. Potete anche dire un numero più alto se non vuole proprio spiazzare la concorrenza. Sì. 200 aggiudicato a Oval. Sono dei servizi che a noi sono molto utili. Ci ha caricato bene la molla e adesso la facciamo lavorare. Experience mapping, tracciare la rotta degli utenti attraverso un servizio. Si mettono al posto di un cliente tipo e vedono come interagisce, poi ci fanno dei feedback rispetto ai punti forti e deboli. 650 WeCare, 700. 700 Start to Impact. Peccato per quelli che dormono, non capisco cosa stanno aspettando. Procediamo. 50. L'asta continua a ritmi frenetici. Gli start-upper provano ad aggiudicarsi più pacchetti possibili. 110 aggiudicato. Start to Impact. Siamo molto soddisfatti perché siamo riusciti a ottenere 7 pacchetti. Mancano due pacchetti. Pacchetti di Facebook. Dov'è Fit Prime? Cioè tu non spendi niente. Primo pacchetto di Facebook. Facebook è abbastanza semplice, sono $10.000 in pubblicità, advertising su Facebook, Instagram. 1.400. Quindi mi hanno detto, ok, cosa ci servono? Soldi. Chi dà i soldi? Facebook. Ok, 1.450 aggiudicato. 3B. Non ho capito lui Fit Prime cosa si tiene a fare sui soldi, ma avrà la sua tecnica. Secondo pacchetto. 1.400. Fit Prime. 1.500, era chiaro. Ciao. Fit Prime. E l'unico che c'ha 1.500 ancora in tasca è lui. Io ho fatto all-in su uno, Facebook. Infatti è pure un po' rosicata Fabio perché stavo lì in silenzio e aspettavo il mio pacchetto. L'asta è finita, ma le contrattazioni no. Fabio lancia una provocazione agli start-upper. I soldi a questo punto non valgono più niente. Si può fare baratto. Tu che hai 4 pacchetti, magari qualcuno ti dà qualcosa. Volevo offrire a Start to Impact 1 o 2 post sulla mia pagina Facebook che ha 100.000 follower. E cosa vorresti, scusa, in cambio? La consulenza per la chatbot. Ok, credo che non mi convenga. No? Ho cercato di ragionare creativamente per insomma scambiarci delle cose. Rilancio. Ti do il chatbot in cambio di un progetto di ricerca che stiamo vendendo a €10.000, a 5.000 se vuoi risposte aperte, 2.500 se invece vuoi fare tutte risposte chiuse. Lo farei per 500. Per 500 ti faccio una storia Instagram. Ricevevamo offerte, ma lei era proprio decisa, determinata. No, io non ho accettato. Siamo bravissimi. Le contrattazioni sono entrate nel vivo. Ora è HomePal a proporre uno scambio. B&B Sitter all'Agile. I sitter non mollano, sono ricchi. Aspetta, c'è un prezzo a tutto. Vi potrebbero interessare contattare 500 dei nostri proprietari di case in affitto su Milano long term da trasformare in affitto short term. Perché solo 500? 5.000?
Se fai questo mestiere devi avere una faccia tosta, devi avere determinazione. È oro, È oro. No, questa è bella, bravo, Oro, molto oro. bella. Però puoi essere un po' meno taccagno, offrire 1000, dai. 1000 Milano, 1000 Roma. 500 Milano e 500 Roma e la chiudiamo, che mi sembra straordinaria. In queste situazioni qui dove ciascuno pensa che l'altro voglia offrire un qualcosa di minor valore, voglia fregarlo, dicendolo in maniera più semplice, alla fine funziona se hai da dare qualcosa di serio, e noi abbiamo offerto una cosa molto seria. 7,50 sulle due e la chiudiamo. Dai. Va bene. Chiudiamo. Va bene, deal. Già il testing passa da B&B Sitter a OnPal. C'è qualche proposta, qualche altro deal? Fit Prime. Allora, siccome penso che abbiamo un target che è un pochino in linea con Amico, per proprietà intellettuale e privacy, se noi ci individuate, ci interessa soprattutto un pubblico che è interessato, non so, al Pilates, allo yoga, che va dai 50 anni in su. Noi siamo in grado di individuarvi quali sono i centri migliori. Mi sembra interessante. La collaborazione sicuramente ha un senso. Io però, se vuoi trattare, mi devi mettere sul banco un po' di K di Facebook. Se no impossibile. Senti bene, oltre a passarti la proprietà intellettuale e la privacy, ti diamo anche tutto il knowledge che abbiamo noi di aver fatto 11 mesi col garante. Chi è? Per il discorso privacy. Io ti vendo il mio know-how nel mondo del wellness. Mi dai i contatti. Facciamo così, quello te lo regaliamo. Grande. Allora, loro danno indietro il loro pacchetto proprietà intellettuale e in cambio lui gli dà dei contatti da definire sul suo target. Il coach ce l'abbiamo, i servizi ce l'abbiamo, adesso vogliamo ritornare a Roma e pensiamo ad affrontare al meglio i prossimi 3 mesi. Le start-up utilizzeranno i servizi forniti da B-Heroes durante il percorso di accelerazione. Nel frattempo tornano alla loro routine fatta di giornate stimolanti, frenetiche e piene di attività. Riunioni coi team, cura del prodotto, ricerca di nuovi contatti. Ciao a tutti, sono Niccolò di 3B e oggi vi presento il nostro ufficio. Guardiamo Riccardo che sta assemblando i connettori per il pannello solare. Ciao Ricky, ci saluti? Ma che bello, l'ho fatto. Ciao. Benvenuti da B&B Sitter. Siamo qua a Malpensa non per partire purtroppo, ma a fare i nostri controlli di routine. Queste sono le nostre 4 postazioni. Fai un check luci e tutto a posto, passiamo alla prossima. Il sistema non ha cambiato correttamente il rotolo, ma lo risolviamo subito. Eccoci in volo destinazione Parigi per partecipare alla Parigi Fashion Week. Abbiamo già visitato parecchi brand, alcuni americani, altri italiani. Abbiamo visto delle cose veramente interessanti. È un tour de force, non si riesce a fermarsi mai. Però poi avremo una scelta bellissima, non si potrà resistere. Sono a Milano, per fortuna dopo una giornata di lavoro posso allenarmi anche qui. Le attività quotidiane sono arricchite dalle iniziative speciali di B-Heroes. Oggi abbiamo un'altra giornata con Niente po' di meno che... Non si dice. Google! Ma ho detto non si dice. Vabbè, l'ho detto. Per una startup è fondamentale focalizzare le idee migliori su cui investire. Ed è proprio questa la caratteristica principale del metodo Design Sprint di Google, che oggi ospita tutti i 12 team nella sua sede milanese. Benvenuti in Google. Beh, entrare da Google è un'esperienza intrigante, è una delle aziende più importanti, innovative che al giorno d'oggi esistono, quindi fa effetto, è bello. Sarà una giornata abbastanza intensa, vi avviso. Per una startup è fondamentale ridurre i rischi. Realmente il design sprint quello che fa è darvi gli strumenti per trovare velocemente l'idea cattiva, no? E decidere di non svilupparla in pochi giorni, invece che svilupparla e poi rendervi conto quando mai è troppo tardi che l'idea non è buona. 3B sta elencando i principali ostacoli che si frappongono al loro obiettivo: consolidare la fiducia del cliente. Molto spesso quello che ci criticano è ok, c'è il sito bello, bellissimo, però il prodotto voglio toccarlo. Il pubblico degli apicoltori è un pubblico molto concreto. Quando acquista un prodotto deve avere la certezza che quel prodotto gli porta un ricavo effettivo.
gli fa produrre più mele, se lo fa lavorare meno. E questo è quello che abbiamo cercato di far comunicare oggi. Essendo una startup suscitiamo diffidenza nell'utente. Come facciamo a tranquillizzare evitando di sembrare fuffa? È la nostra maggior difficoltà, far sì che l'apicoltore capisca il valore del prodotto e quindi sia invogliato a comprarlo. Drexcode lavora sulla semplificazione del sito web. Delle cose in carrello, però stiamo guardando la pagina abito noi. L'obiettivo è quello di semplificare il percorso, diciamo, dalla pagina abito fino proprio alla conclusione dell'ordine. Quindi deve scegliere la taglia, deve selezionare quando vuole ricevere l'abito. Abbiamo trovato più problemi di quel che pensavamo, ma devo dire anche più soluzioni. Oggi sono con Massimo, che è mio socio e compagno di vita. Per Marshmallow Games oggi la sfida è doppia. C'è anche Giulia che ha 6 mesi, che oggi ha deciso bene di venire qui con la febbre. Ma l'obiettivo molto chiaro: non fermarsi davanti a nulla. Fargli capire che l'applicazione è stata utilizzata, che piace al bambino. Questo è un buon modo per coinvolgere i genitori. È un percorso non come quello che abbiamo sempre pensato noi. Noi facciamo impresa e abbiamo 2 bimbe e dobbiamo riuscire a fare tutto, perché vogliamo fare impresa e vogliamo continuare assolutamente a fare impresa. Ragazzi, stiamo facendo una figata, Qui proprio stiamo svoltando di brutto, Siamo giunti alla fine. Quello che io spero che sia stato utile è che vi portiate a casa nuove idee, un nuovo modo di lavorare. Sono tutti concetti che sicuramente prima o poi avremmo capito anche da soli, ma essere supportati da Google ci ha aiutato a capirlo effettivamente oggi. E fatemi sapere come sta andando questo percorso di accelerazione e, come dire, in bocca al lupo a tutti. L'accelerazione per le start-up continua. Carlo è un capo molto orientato ai compiti, un po' meno orientato alle relazioni. Ma non tutte potranno arrivare alla fine del percorso. Siamo qua per cercare di capire come è andato il vostro percorso di crescita e quali sono le start-up che si sono, tra virgolette, comportate meglio. Per le 12 start-up selezionate da Be Heroes, il primo mese di accelerazione è stato ricco di attività. Oggi si inizia a lavorare. Nuovi coach. La mia scelta ricade su Dina Ravera. Nuove partnership. Un pubblico che è interessato, non so, al Pilates, allo yoga. Siamo in grado di individuarvi quali sono i centri migliori. Nuove consapevolezze. Abbiamo trovato più problemi di quel che pensavamo, ma devo dire anche più soluzioni. Il percorso verso il traguardo finale continua. Siamo qui nel department store in Duomo, dove abbiamo la nostra boutique. Sto andando da Bonelli Erede per riscuotere il nostro premio che ci siamo aggiudicati durante il trading. Nello specifico sarà una consulenza legale, avere la possibilità di farlo gratuitamente è un valore assoluto. Il lavoro coi coach è una parte fondamentale dell'accelerazione di Be Heroes ed è costruito ad hoc sulle esigenze delle singole start-up. Oggi qui sottovoce in Newsment dal nostro coach. Loro hanno fatto, se poi correggimi, però molti pochi test. Esatto. Oggi Washout ha un washer d'eccezione, il coach Dina Ravera. Come vado? Benissimo. Cosa dici? Perfetto. Non te la facciamo lavare tutta, ma solo per questa volta. Ma se sono brava? Allora tutte quelle della via. Trovare la chiave per interagire con il proprio team è determinante, ma non sempre facile. Altra cosa che non hai fatto, devi alzare la mano dopo 24 ore che non ti ha risposto una tipa, te l'hai ricevuta, l'hai letta, l'hai capita. Per questo Be Heroes ha deciso di sottoporre gli start-upper a una serie di test Hogan per valutare la loro personalità nei contesti organizzativi. C'è praticamente una cosa che ho letto del test Hogan che ti fa capire la differenza tra come tu vedi te stesso e come gli altri vedono te stesso. Verranno intervistati da Symbiosity, agenzia leader nella valutazione delle risorse umane. Ciao Virginia. Ciao Virginia. Beh, Valentina. Ma glielo dobbiamo dire che siamo insieme o no? Vediamo se lo scopro. Dai, per serio.
Ogni startup ha affrontato diversi colloqui con Symbiosity. Oggi, di fronte a Fabio e ai super coach, riceverà la valutazione finale. Gli start-upper avranno la personalità giusta per portare le loro aziende al successo? Goodbye Auto è un team già strutturato, guidato, sottolineiamo 2 volte, guidato da Carlo. Carlo è un capo molto orientato ai compiti, un po' meno orientato alle relazioni. Sono molto più concentrato sul raggiungimento dei risultati, anzi terribilmente focalizzato, e quindi mi dimentico anche il buongiorno, buonasera. Diciamo che ne so qualcosa. Se tu vuoi essere veramente il motore assoluto di questa iniziativa, dai fiducia alle persone. Allora mi domando, che cosa ti frena? Talvolta capita che ci sono delle cose che non vengono fatte esattamente come le vorrei io, e in quel caso lì non sono tenero. Sentiamo Lorenzo sulla coesione del team. Questo viene da ridere, dopo quello che ha detto adesso mi raccomando, senti i libri, ti assumo io dopo. Sì. Si deve creare e sempre implementare giorno per giorno un rapporto di fiducia. Quindi... Ma cosa gli manca? Vieni al dunque. Semplicemente essere un pochino più umano semplicemente più umano. Se diciamo semplicemente più umano. Che il rischio qual è? Che ti daranno quello che vuoi, ma non ti daranno mai il cuore. Qui o c'hai tutti quanti che gli fai vedere quello che c'hai dietro la camicia, altrimenti le persone non ti seguiranno. Creerai degli ottimi professionisti che al momento opportuno magari ti lasceranno, no? Più tu sei spigoloso, più tu devi creare un rapporto familiare. Però per fare questo devi metterti in gioco sulla parte umana. Già questo viso è un viso più accogliente. Quello che ho capito veramente è che il pericolo che io, che sono all'amministratore delegato, sia il più grosso rischio alla crescita del team e quindi alla crescita di Goodbye Auto. Quindi ho molto lavoro da fare. È il turno di WeCare, che deve fare i conti con un problema di leadership. Noi abbiamo trovato un team forte, un team eterogeneo, dove c'è anche un po' di vivacità che in alcuni momenti può essere scambiata per confusione. Visto che siamo figure tutte senior, abbiamo cercato comunque di dare autonomia organizzativa ad ognuno. Ma qual è il vostro processo decisionale interno? C'è chi prende la decisione finale ultima su un qualsiasi degli argomenti? Siamo abituati davvero a lavorare in team, nel senso che noi 4, adesso non dico che lavoriamo fianco a fianco tutti i giorni, ma praticamente sì. Beh, viene a fare l'esempio della famiglia, non è solo il marito o la moglie, o meglio, è il gruppo che riesce poi a crescere. Indubbiamente il one man show non funziona. Se ci sono dei dissensi, ovviamente l'ultima parola spetta a me. Per finire, è il turno di HomePal. Hanno un'elevata seniority professionale e manageriale, tutti e 3. Sono delle personalità anche piuttosto differenti. Fabio e Andrea, i loro 2 founder, hanno inserito successivamente Monica. Monica completa da un punto di vista delle caratteristiche Andrea e Fabio perché è più pragmatica, più razionale. Come prendete le decisioni e in che tempi? Tutte le decisioni sono molto discusse tra di noi, però quello che ho capito con loro è che devo buttare lì il tema, li lascio un attimo sedimentare se vedo che c'è disaccordo e poi a distanza di un po' di tempo con i numeri li riporto all'ordine. Io avevo proprio voglia di fare una roba per me col massimo possibile della creatività. Devi avere una persona molto forte che in qualche modo eviti che sbarelli completamente. A quel punto lì tu sei libero di provare a fare un po' di cose. L'importante, come dico sempre, è fiducia fra di voi, grande affiatamento. Va bene, grazie mille. Grazie a voi. Le 12 start-up sono arrivate a metà del percorso. Alcune potranno continuare l'accelerazione verso il traguardo finale, altre no. Buongiorno a tutti, siamo qua per cercare di capire come è andato il vostro percorso di crescita, che cosa avete fatto e quali sono le start-up che si sono, tra virgolette, comportate meglio. Fabio, il super coach, e un mini pool di imprenditori hanno monitorato con dati concreti i progressi delle start-up. Ma gli start-upper sono ignari di una cosa: non sono stati gli unici ad essere valutati. Ci sono anche tra le start-up che non avevamo selezionato alcune che pensiamo siano molto forti. Ecco le regole del gioco. La start-up peggiore di ogni categoria sfiderà una delle start-up ripescate, che proverà a prendere il suo posto cercando di convincere il mini pool con un pitch ad effetto. Non me l'aspettavo, devo essere sincera, non me l'aspettavo per niente. Sono curioso di vedere chi è la ripescata.
La prima categoria ad essere giudicata è Consumer Product con Goodbye Auto, Washout, Home Pal. L'obiettivo è capire cosa avete fatto in questi 2 mesi, quali sono i metrics, come sono migliorati in questo periodo. Iniziamo con Goodbye Auto. In questi 2 mesi abbiamo lavorato moltissimo. Il nostro sito e la nostra comunicazione non era chiara. Tra tutti i miglioramenti che ci sono stati in Goodbye Auto, sicuramente c'è stato quello di analizzare il nostro business e capire esattamente come comunicarlo, di modo che il valore di Goodbye Auto e la differenziazione di Goodbye Auto venisse fuori. Carlo, forse la cosa che mi preoccupa di più di Goodbye Auto, il focus. Quando mi dici che tu sei un vulcano di idee e non riuscite a implementare tutte le tue idee, mi preoccupo ulteriormente perché ritengo che il ruolo, secondo me, tuo in Goodbye Auto dovrebbe essere quello più che della fonte di idee, della persona che dice no e che aiuta tutti quanti a rimanere focalizzati su fare poche cose. Sono d'accordo sul focus, tutto il coaching è stato sul focus. Una cosa divertente è che il momento più produttivo è stato quando Carlo è stato in vacanza una settimana e tutti hanno dato il massimo. La mia personalità può essere anche pericolosa e va gestita. Il mini pool continua a tastare il polso agli start-upper. Tocca a Washout. Mi sembra che uno degli aspetti critici è la crescita e il commitment dei washer. È Su vero. questo tema che cosa avete pensato? Noi su questa è la cosa principale su cui ci siamo concentrati in questi 2 mesi. È una cosa importante che abbiamo capito che bisogna farle sentire parte di un gruppo, parte di una squadra, che è quello che effettivamente noi siamo. Non ci deve essere una barriera fra quello che è l'ufficio e quello che è su strada. E in perché concreto cosa state pensando di fare per farle sentire parte? tutte le nuove figure che entreranno in azienda gli chiederemo di fare un giorno da washer. Dina, sei andata a lavare una macchina o no? Per Sì, capire. sì. Sei fatto washer. Sì, ci siamo messi vicini e mi hanno aiutato. Non ero proprio capace, non sapevo da dove Non è si stata iniziava. male, Però Christian, in concreto, Sì. non so quanti washer tu avevi un anno fa. Di questi quanti sono ancora con voi? Dunque, un anno fa ne abbiamo il 20-25% ad oggi. Quindi ne avete persi il 75%. Ne abbiamo persi, infatti è proprio su questo che noi siamo intervenuti in questi 2 mesi e fra altri 2 mesi la mia risposta deve essere diversa. Questo è l'obiettivo. Dina, ho visto che hai deciso di investire in Washout. Mi dici come mai? Cosa ti ha convinto? Quello che mi è piaciuto di Christian è la capacità di ascolto e di tradurlo in fatti. Quando ho visto che questo accadeva ho detto bene, ci investo. Abbiamo cominciato Biros con un coach e ci siamo trovati 2 mesi dopo con un socio. La categoria Consumer Product si chiude con Home Pal. Questi 2 mesi sono stati per noi, molto importanti perché ci dicevano che eravamo matti, che non si poteva vendere una casa al telefono, non si poteva comprare online, invece non è vero, si può fare. Qui c'è un team forte, hanno un'esperienza manageriale importante, sono migliorati di 6 volte anno su anno e sono migliorati del 30% da gennaio a oggi. Quindi la cosa bella di questa piattaforma è che con numeri di questo tipo migliori qualcosa e si vede subito, no? Stiamo lavorando bene, sono contenta, andiamo avanti. Forza un pal. Fabio e il resto del mini pool decidono quale delle start-up li ha convinti di meno. Chi sarà a dover affrontare la ripescata? È l'unico che ha fatto veramente un cambiamento significativo in questi 2 mesi. Siamo finalmente arrivati al giro di boa, siamo tesi. 2 aziende che sono comunque anche dinamiche. Siamo 3 start-up forti, interessanti e veramente molto brave. Chiaro. Vabbè, ok. Facciamo così. Spero di non aver problemi. Washout, ci sono secondo me tante cose da fare, ovviamente che ce lo siamo detti, ma vedo degli ottimi progressi. Goodbye Auto, avete passato i momenti di difficoltà, ma andate avanti che comunque è la strada giusta. On Pal, c'è questo aspetto fondamentale secondo me della tecnologia, è lì che dovete assolutamente costruire e vi focalizzerei tantissimo su questo. Detto ciò, ne dobbiamo rimandare, tra virgolette, una, non bocciare perché poi fa la sfida con gli altri. Goodbye Auto. Sono sicuro che abbiano capito il valore di Goodbye Auto, il valore del nostro Guarda che team. si siamo mandati al ballottaggio perché non l'hanno capito, quindi siamo dietro, Goodbye Auto è il team che ha convinto meno il mini pool. Invitiamo Filo,
che è l'azienda con cui ve la giocate. Filo, eliminata nelle precedenti selezioni, produce un dispositivo per ritrovare i propri oggetti. Il Minipool ha scelto di dargli una seconda chance. Cosa sono le novità e i progressi che hai avuto recentemente? Perché dobbiamo scegliere te per andare avanti? Perché siamo cresciuti in fatturato, perché abbiamo portato accordi che porteranno più di 1 milione di euro alla fine di quest'anno sul canale distributivo. Questo ci ha permesso anche di partire su un nuovo mercato, che è quello francese, e abbiamo una visione molto importante, che è quella di dominare il mercato del tracking da qui a 3 anni. Perfetto, grazie mille. Grazie. Vorremmo rientrare in Biros perché vediamo tantissimo valore in questo programma Accelerazione e il network di imprenditori, che questa esperienza è quella che cerchiamo noi oggi per la crescita del nostro prodotto. La decisione finale verrà presa dopo aver ascoltato tutte le categorie. Ragazzi, ma voi chi pensate che sarà ripescato? Spero che torneranno ripescati l'ex Do It, perché conosco il founder e penso che sia molto in gamba. Nel frattempo si continua con Business Innovation con 3B, Sleep and Go, Oval Money. Iniziamo con 3B. Raccontateci un po' di aggiornamenti, cosa avete fatto in questi 2 mesi da quando ci siamo visti? Diciamo che da gennaio la cosa principale che abbiamo fatto è stato internalizzare il tutto. Avevamo un limite che era quello della produzione del device. Abbiamo sviluppato un laboratorio, diciamo che abbiamo iniziato la produzione e questo mese usciamo con 100 pezzi. Abbiamo assunto una persona per fare digital marketing. Voi direte, digital marketing in agricoltura, che serve? La nostra fortuna è che il 60% poi degli acquisti è arrivato da Facebook. Interessantissimo. Infatti ci dicevano, ci avete stressato così tanto su Facebook che siamo venuti a comprarvi il dispositivo. Abbiamo uno storytelling blog, Facebook, Instagram, in cui mostriamo chi siamo, cosa serve il dispositivo, come funziona. È un modo per vendere direttamente all'apicoltore, come se noi fossimo gli apicoltori. Questo non è un prodotto il cui beneficio per l'apicoltore si vede il primo giorno. Di quanto tempo ha bisogno un apicoltore per convincersi? 1 mese. Se dopo 1 mese ci chiamano e dicono non ne voglio 1, ne voglio 10, quello è la dimostrazione che può funzionare. È il turno di Sleep and Go, che ha messo a punto una nuova strategia di business. Abbiamo aperto nuovi canali come quello ospedaliero e quello dell'ostello. A breve verrà inaugurato l'ostello nel centro di Milano e invece abbiamo appena inaugurato 2 cabine all'ospedale di Bergamo. Di solito in una startup si dice che bisogna focalizzare su un mercato i primi tempi per riuscire a penetrare. Perché andate a trovare 3 mercati differenti? Perché le trattative con gli enti aeroportuali sono particolarmente complesse e lunghe e per evitare di stare, diciamo, con le mani in mano abbiamo trovato delle nuove vie come quello dell'ostello, che dipende sostanzialmente solo da noi. Abbiamo utilizzato i crediti di marketing online che abbiamo vinto all'asta per lanciare la nostra iniziativa di hostels. Siete giovani ma avete messo anche del capitale personale importante, corretto? Pensiamo che sia il primo sintomo di credere nella propria idea, quello di investire i propri soldi fondamentalmente. Grazie mille. Oval Money si presenta al Minipool con alle spalle un round di investimenti molto soddisfacente. La cosa più bella è stata che in realtà il 35% delle persone che hanno investito nel crowdfunding e sono diventati i nostri soci erano persone che già utilizzavano l'app. La cosa credo più gratificante, perché vogliono veramente accedere poi a quello che gli abbiamo promesso. Sono stati più di 1000 gli investitori che hanno scommesso su di noi. I primi 500.000 pound li abbiamo raccolti in 2 giorni. Quindi la gente pensa che voi gestite i soldi meglio delle banche. In realtà la gente pensa che dopo un po', quando si accorge che i 100 euro sono diventati 1000, dice ma perché devo lasciarli lì fermi? Abbiamo una grossa responsabilità nell'andare comunque a proporre degli strumenti finanziari a persone che molto spesso non sono anche finanziariamente educate, quindi devono essere assolutamente comfort poi nel fare il proprio investimento così di medio-lungo periodo. Il Minipool si riunisce per nominare la startup che verrà mandata in sfida. Questo è un modello molto interessante. Ne abbiamo viste 2 con un'elevatissima chiarezza strategica. Esatto. Non ha proprio una dimensione organizzativa quell'azienda. Venendo a quello che sono le impressioni di oggi, mi sono piaciute forse ancora di più Oval Money. Avete veramente tante cose per andare bene. 3B, tu hai dimostrato una lucidità nel dire quello che vuoi fare molto forte.
Voi, mi piace molto l'idea, comunque è un po', non ti dico confusa, però albergo, ostello, c'ho qualche dubbio. Dovete giocarevi la sfida con la candidata che sta arrivando. Hanno interpretato un po' questa nostra diversificazione come una confusione, che in realtà non è, ma è semplicemente il fatto di adattare la nostra idea a più settori e più mercati. A giocarsi la permanenza Be Heroes con Sleep and Go sarà Let's Do It, che ha creato una piattaforma online per la creazione di documenti legali. È una sfida difficile perché in generale il livello è molto alto. Faremo del nostro meglio. Faremo del nostro meglio. Quando una persona inizia il proprio percorso imprenditoriale, spesso non sa come fare, corre dei rischi e potenzialmente commette degli errori per il futuro molto gravi. Attraverso il software siamo in grado di distribuire la conoscenza di studi legali importanti a centinaia di migliaia di persone. Sostanzialmente vogliamo rendere la legge accessibile a tutti. La ricerca della migliore startup continua con le selezioni della categoria Lifestyle con Drexcode, Fit Prime, We Care. La prima è Drexcode, che mostra grande entusiasmo per il networking creato grazie a Be Heroes. Abbiamo avvicinato tutti i fornitori che abbiamo conosciuto nell'ambito di Be Heroes che potevano velocizzare il raggiungimento dei nostri principali obiettivi. Voi avete avuto un coach molto particolare perché di fatto è una società di consulenza, no? Uno dei punti di forza di questa iniziativa è che non affittano solo abiti, fanno una proposta di stile, è proprio divertente, persone che si potrebbero permettere quegli abiti, di fatto usano il servizio. Io ne ho già affittati tanti. Da lei? Sì. Parlaci del business degli accessori. Pensi che possa darvi una spinta in più? Ci sono siti che vivono noleggiando solo borse, per esempio. Allora, un asse di crescita di Drexcode passa sicuramente dalle nuove categorie, quindi dal proporre il look completo. Da oggi abbiamo introdotto bijou piuttosto che pochette, eccetera. Questo è una action che chiaramente fa aumentare il valore del carrello. Quello che spero che sia passato oggi è che Drexcode sta veramente aprendo un nuovo mercato, sta creando una nuova mentalità, una nuova attitudine nella testa delle donne che prima non c'era. We Care. Il programma di Be Heroes ci ha permesso di accelerare sensibilmente. Ci ha permesso di identificare chiaramente due business unit. La business unit amico, quindi gestione dati sensibili e supersensibili degli umani, e business unit amuco, quindi gestione di quello che è la filiera animale. Io e Marcello siamo partiti per l'Africa, dove c'era bisogno di una struttura solida, sia software che hardware, che gli permettesse di tracciare tutta la filiera. Siamo arrivati con una soluzione funzionante e soprattutto customizzabile alle loro esigenze. Mi permetto di darmi una pacca sulla spalla, cioè la capacità che abbiamo avuto è stata quella di non cambiare un processo esistente e migliorarlo, ma andare a fornire uno standard che non esiste. Ma non ci sono conflitti tra chi dice io ho bisogno di questo sviluppo per gestire gli animali in Africa e il braccialetto, diciamo, in Italia della salute magari ha esigenze e sviluppi diversi? Sì, sto cercando di capire qual è il vostro vantaggio competitivo. Come puoi dire, ma forse non ho ben capito che cosa fate. Cioè devi lasciarci il tempo di spiegare. Convincere il mini pool non è sempre facile. Il prossimo a provarci sarà Fit Prime. Fabio comincia con una domanda scomoda. Non è ancora chiara la tua visione del futuro. Volevo capire se hai fatto delle riflessioni su tu cosa vuoi fare e come pensi di poterla trasmettere alla gente che deve venire a lavorare con te. Secondo me va scisso l'aspetto personale da quello aziendale, perché io credo che a livello aziendale all'interno del mio team, se stiamo facendo così tanto con pochissime risorse e poche persone, è perché questa vision c'è e questo sogno c'è. Per quanto riguarda quello personale, vengo da un mondo che era completamente diverso da questo. Vabbè, ho fatto il tecnico industriale, perito elettronico, c'avevo 7 in condotta, pulivo i magazzini della scuola come lavori socialmente utili, era un po' un disastro. Quindi per me è un mondo estremamente nuovo, mi sta piacendo tantissimo e penso di voler fare sempre questo. Io sono convinto quando ti guardo che tu sei uno che ha una grande sensibilità e un'emozione, però ti sei costruito, diciamo, questo modo di comunicare che lascia pensare che c'è una freddezza nell'atteggiamento. Però per me non è vero. È vero. Pensavo che l'approccio giusto fosse tutt'altro e gli investitori volevano solamente sentirsi parlare di numeri, di prospettive di vendita e non di sogni. Qui in Be Heroes vogliamo vedere fire in the belly, il fuoco nella pancia, no? Ce lo devi mostrare. Ok. Grazie mille. Grazie. Grazie.
Dopo una serie di colloqui impegnativi, i numeri quadrano, poi anche sono dei numeri piccoli. Ma mi lascia veramente perplessa. è il momento di prendere una decisione. Va bene. Siamo tutti d'accordo? Sì, sembra di sì. Dress code, mi sembra che hai tutti i pezzettini per poter fare qualcosa di buono. Speriamo. Fit Prime, nel fare un'azienda, la cosa che serve di più è far capire che tu ci credi e che tu sei tutto te stesso lì. We care. Non è ancora così chiaro qual è il vero vostro vantaggio competitivo. Manca sta scintilla. Abbiamo un motore elettrico, quindi non avrà neanche bisogno della scintilla. Detto tutto ciò, quale tra le start-up della categoria lifestyle dovrà sfidare la ripescata? Gli start-upper continuano a fronteggiare il mini pool. Voi direte digital marketing in agricoltura, che serve? I peggiori di ogni categoria stanno sfidando le start-up ripescate. Abbiamo portato accordi che porteranno più di €1 milione alla fine di quest'anno sul canale distributivo. Chi sarà l'eliminato della categoria lifestyle? detto tutto ciò, vorrei capire meglio il discorso di We Care. Dovete giocarvi la sfida con la candidata che sta arrivando. Trovarsi qua, non ti nascondo che non me l'aspettavo. Invito gli altri a uscire. La sfidante è Bid2Trip, pronta a prendere il posto di We Care con la sua piattaforma di aste online per hotel di lusso. Allora, io sto mettendo tutta la mia vita dentro questo progetto. Siamo un team molto determinato, cioè crediamo che veramente siamo in grado di portare dei numeri. Siamo molto veloci, non siamo più dei ragazzini, no? Siamo 36enni, siamo tutta gente che ha desiderio di costruire qualcosa di molto importante. Quindi crediamo di avere l'energia e la forza per poterlo fare e quindi, insomma, a voi la decisione. Però il mercato è molto grande e credo che l'opportunità per noi ci sia. Grazie. Grazie. Nella nostra categoria, secondo me, molto forti sono sia i ragazzi di Uniware che Teaser. Probabilmente con Uniware potremmo anche andare in sfida. Sì, perché siamo abbastanza simili. L'ultima categoria a presentare la propria crescita al mini pool è Sharing and Social, con B&B Sitter, Marshmallow Games, Start to Impact. Partiamo da Babysitter. Rispetto all'anno scorso abbiamo avuto una crescita di quasi 400% sul mese di gennaio e più di 300% sul mese di febbraio. Cioè, quanti clienti in più avete preso? Circa il 10% che arrivano poi a convertire in clienti. Quindi fate circa 100 clienti nuovi al mese? Esatto. E cos'è il vostro challenge il più importante nei prossimi mesi? Siamo l'unica startup in questo settore ad essere scalabile, nel senso che noi riusciamo a gestire degli appartamenti senza presenza fisica, facendo 100% online, e per questo naturalmente continueremo a investire nella tecnologia. Va bene. Eccellente. Grazie mille. Grazie a voi. Grazie. Marshmallow. Nell'ultimo periodo abbiamo un po' sperimentato nuovi metodi per creare insieme alle aziende dei prodotti da mettere insieme sul mercato. Chi ha come target la famiglia, comunque interessata a qualcosa che può interessare il bambino. Insomma, un win-win. Tutti vincono e quindi funziona come modello. Lo scoglio più grande... Noi abbiamo come target i bambini, però chi paga sono i genitori. C'è questo doppio target che è un po' complesso da gestire. Sono stata sincerissima. Quello che possa avere un po' indebolito la sua posizione è che sta lanciando un nuovo business e quindi rende un po' più insicuri. L'ultima startup è Start to Impact. La nostra sfida è stata tutta sull'attivare gli utenti. Semplicemente abbiamo messo un form con un'offerta semplice e in 5 giorni abbiamo avuto 5 microimprese che hanno chiesto di essere messe in contatto con i nostri ragazzi. Che tipo di servizi hanno chiesto? Quello più semplice è quello sulla comunicazione digitale, quindi il ragazzo con cui noi ti mettiamo in contatto ti fa un'analisi, una proposta di comunicazione digitale, banalmente come migliorare il tuo profilo Instagram piuttosto che la comunicazione sul sito, piuttosto anche una cosa che sembra veramente banale, ma ci sono tantissime microimprese che non hanno neanche la pagina Google My Business, quindi non hanno manco gli orari. Sentiamo un attimo anche il parere del coach. Cosa gli manca loro per scalare? Espandere la rete di studenti, magari andando a intercettare quegli studi, quelle scuole che si posizionano nei territori più floridi dal punto di vista delle microimprese.
Per la vostra impresa utilizzate ragazzi? Sì, una ce l'abbiamo nel team. Un ragazzo oggi di 16 anni che comunque queste idee ce l'ha già in mente perché le vive, perché le subisce, a una microimpresa porta veramente un valore aggiunto, perché quello che per noi oggi è banale ed è scontato, in realtà per le microimprese in Italia non lo è. L'obiettivo è comunque quello di aver lasciato un segno in questo paese e perché no anche in altri paesi d'Europa. Insomma, cambiare il mondo. Sì, semplice. banalmente, no? Ultimo giro di decisioni per il mini pool di imprenditori. E ha una resilienza pazzesca lei. Hanno un mercato che è sempre quello e quello rimane. Il problema è se ce lo fanno loro. Marshmello, speriamo che queste piccole per ora partnership possano comunque ingrandirsi e aiutarvi a crescere ancora molto. Startup Impact. Voi date un'impressione bellissima al primo impatto, poi andando un po' dentro capisci che comunque ce n'è da fare. Babysitter, sempre molto solidi, spero proprio che abbiate tutte le carte in regola per creare un'azienda di successo. Detto tutto ciò, l'azienda rimandata che se la gioca è Marshmello. E va bene, andiamo in sfida. La sfidante sarà Teaser, che ha creato un marketplace che racchiude tutto il mondo della t-shirt. Dovete scegliere noi per due principali motivi. Il primo motivo obiettivo: abbiamo dei numeri che dimostrano che sappiamo quello che stiamo facendo e sappiamo dove vogliamo arrivare. Il secondo motivo soggettivo, perché abbiamo rinunciato ai nostri lavori da dipendenti, abbiamo investito risorse personali, noi abbiamo rischiato con i soldi e con la carriera. Grazie mille. Noi siamo abbastanza convinti che vinceremo il programma. Tutte le categorie hanno raccontato i loro progressi. Dopo un confronto a porte chiuse, Fabio e i Supercoach hanno scelto le start-up adatte a continuare l'accelerazione in vista del traguardo finale. Il momento decisivo è arrivato. Momento, diciamo, sempre triste per me, fare delle scelte. Lifestyle, che è la prima categoria, si è iniziata a venire, quindi We Care e Bit2Trip. A me piace molto il loro prodotto, ci vedo il grande potenziale, quindi è una sfida molto difficile. Siete due aziende totalmente diverse, ma che probabilmente entrambe avete un futuro roseo davanti, che dovete però conquistarvi, e probabilmente il team in entrambi i casi è la cosa che potrà fare la differenza. Vinca il migliore, come si dice. Alla fin fine abbiamo deciso di fare questa scommessa e quindi puntare su Sara, su Bit2Trip. Sono molto contento, cioè ho espresso veramente l'energia e la passione che ci mettiamo, che siamo veramente super determinati a raggiungere i nostri obiettivi. We Care, vi ringrazio, vi terremo sicuramente d'occhio. Ci dici di pensare in grande, ci dici di impattare socialmente, ci dici di avere un team con le palle e poi una one woman show o un one man show lo preferisci perché? Perché vende una cosa che la compra qui e la vende di là. Abbiamo focalizzato forse molto sulla pratica, su quello che stiamo facendo, e più che cercare di venderci, ecco. Sara, tu farai un fast track per riportarti in pari agli altri, perché non devi essere svantaggiata. Ti daremo un coach di livello che sceglieremo insieme. Grazie. Eravamo quelli che meno avevano bisogno di ulteriore accelerazione, quindi vuol dire che siamo stati bravi. Seconda categoria, consumer product. Pensiamo che Biros può essere per noi una chiave di volta importante, cioè questa è la verità. Uno di voi due mi dà maggiori sicurezze per quanto riguarda sia il mercato che la strategia, ed è in quella direzione che ho espresso la mia opinione. E quindi abbiamo deciso di andare avanti con Goodbye Auto. Grazie. La buona notizia è che non ci hanno eliminati. Ma che gruppo, anche voi. Però c'è un lato negativo. Che dobbiamo continuare a lavorare molto di più, perché evidentemente non siamo stati così convincenti come... E mi sa che avremo bisogno di giornate da 48 ore. Prossima categoria, sharing e social. Quindi abbiamo Marshmello e Teaser. Abbiamo fatto dei passi veramente da gigante, non ci possono eliminare. Io vi vedo molto in antitesi. Da una parte abbiamo un business che punta sui bambini ed è un fine nobile, andarli ad educare, a formare. Dall'altra parte abbiamo un business che durante le selezioni non mi piaceva, perché era il settore che non mi piaceva. Mi piacevi molto te come imprenditore, ma non il settore. Credo in quello che faccio e questo è il primo motivo per cui penso che dovrebbero sceglierci. Quindi abbiamo scelto di andare avanti con Marshmello
Sono contentissima. Complimenti. Siamo ritornati in ballo e quindi cercheremo di dare il massimo. Ultima categoria, Business Innovation. Devo dire che siete per ultimi perché è veramente la categoria dove avevamo più dubbi. Tutte e due avevate un tema che in questa categoria è importante, che è il posizionamento e la strategia di racconto anche dell'azienda. Probabilmente una delle due è un po' stata penalizzata in questo racconto e l'altra invece è riuscita a quadrare meglio e a raccontare meglio. Ci crediamo, ci piace essere ottimisti. Abbiamo scelto di andare avanti con Let's Do It. Adesso c'è tantissimo lavoro da fare, ma ce la mettiamo tutta. Segui Be Heroes anche online. Be Heroes continua con nuovi imprenditori. 2 start-up sono rientrate in gara. Dovete recuperare un pezzo di strada che gli altri hanno già fatto. Credo che la tua sfida davanti oggi sia il delegare. E grazie ad un fast track proseguiranno insieme alle altre il percorso di accelerazione. Prendetevi un minuto per scrivere il vostro servizio. Vi invito a fare un pitch convincente. Oggi siamo qui in Facebook per una giornata di formazione. L'accesso alla finale è sempre più vicino. Ci sarà una startup che passa per ogni categoria. Io, onesto, sono teso.